Buongiornissimo a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovissimo e fantastico video. Finalmente dopo tantissimo tempo un video di pesca a bolognese. Rimanete con noi tutto il video perché vedrete catture belle, non troppe, ma alcune ci sono ragazzi. Inoltre dopo faremo una bellissima ricetta che non abbiamo mai visto in questo canale fino ad ora. Detto questo, prima di iniziare lasciate like, iscrivetevi al canale, attivando la campanella, condividete il video e il canale. Dai, forza che siamo quasi a 1000 iscritti ragazzi. E adesso buona visione. Oggi siamo in questo porto, ci faremo tutto il pomeriggio fino a quando non scura e c'è un filo di vento che non dà troppo fastidio e anzi ci aiuta a non morire di caldo e proveremo dopo un sacco di tempo che abbiamo comprato questa canna Venere Nera No Limits, finalmente faremo oggi il suo primo utilizzo. Lo faremo con il bigattino, dovevamo avere la mazzancolla ma non c'era, il mulinello, il Caldia 3000 è il mio. E abbiamo come montatura, dopo ve la faccio vedere meglio nel dettaglio, quindi rimanete con noi e non saltate parti del video perché la parte che saltate potrebbe essere la migliore del video. Stavo dicendo, pescheremo a bolognese ma anche con il pasturatore perché essendo che c'è tanto fondale qui pasturare con la fionda non servirebbe a niente, quindi usiamo il pasturatore e galleggiante scorrevole. Inoltre ragazzi è pieno di questi pesciolini piccoli, quindi potremmo vedere anche dei predatori ragazzi. Pieno, madonna. Guardate qui quanti ce n'è. È pieno completo. Non ci sono i predatori qua. Ah certo, qua ci possono essere noi predatori, i predatori. Magari oh, un tonno può essere. Un sargo fasciato piccolino che rilasceremo. Come here. Con sargo sto parlando. Il saraghetto è piccolo, lo liberiamo. Lo libero un po' più di qua, così non disturba l'azione. Buonanotte. No, perché poi si disperde, non trova la via di casa. Secondo lancio ragazzi, voi se avete qualche domanda di qualsiasi tipo poi la potete scrivere nei commenti, io risponderò a tutti. Un pesce questa volta per mio papà. Non sembra essere grande, però scopriamo insieme che cos'è. Chi è? Un mazzapane. Ebbene è piccolo. Piccolo in confronto a quello che ho preso io a pesca subacquea. Altro pesce ragazzi, questo qui manco l'ho sentito che c'era già la canna strong. Poi prendo questi pesci come se prendo il bigattino e basta. Un chiarivo Schumacher. Qui ragazzi sia mio papà sia Melo ingannano un pesce, quello lì Melo che mamma mia che ferrata pazzesca che ha dato. Vediamo cosa prende mio papà. È un'occhiatina piccolina. Andiamo di là cosa c'è. Attenzione, attenzione. Come? no, non te lo posso volare. Un altro mazzapane. Yeah. Invece qui abbiamo... Avete visto come è affondato bello il galleggiante, ma purtroppo non c'è rimasto. Possiamo vedere che c'erano due bigattini e se ne è mangiato uno, di cui un altro schiacciato. Quindi non lo so se era un pesce bello oppure se era una chiocchiata, un mazzapane come prima, piccoli. Però la toccata sembrava bella. Questo è l'innesco ragazzi, due semplici bigattini. Poi sopra abbiamo il pasturatore, dove ci mettiamo sempre i bigattini e un po' di pastura. Vi ricordo, dopo ve la faccio vedere bene nel dettaglio, la montatura. Poi io metto, non so se lo spiego dopo nel video ma ve lo dico ora, nel tappo del pasturatore in mezzo ci metto un bigattino schiacciato, perché così durante soprattutto il lancio evita il tappo di aprirsi. Si potrebbe aprire, non succede, però questo diminuisce ulteriormente il rischio che si apre. Guardate che leggenda ragazzi lì, questa volta affonda e questa volta c'è ragazzi. Vediamo, sembra essere un po' più grande dei pesci precedenti, non gigante, ma un po' meglio. Comunque, oggi sono fortunato questo giorno che sto prendendo tutte le abboccate in diretta e anche quella del pesce grosso la prenderò in diretta e quindi sono molto contento di questa cosa. È sempre un'occhiata un po' più grande delle altre, però questa volta decidiamo per ora di tenerla nel secchio. Per ora, poi può essere che la libereremo se non prenderemo niente.
Come detto prima, abbiamo fatto vedere che c'è molti pesciolini piccoli e attirano molti predatori. Questi predatori a quanto pare sono le occhiate, piccole occhiate purtroppo, perché un'altra subito dopo ne ho presa e altre ne prenderemo, tutte di queste dimensioni. Però può essere che in mezzo a quella piccola, che inquadratura bestiale, guardate che coscia, in mezzo a quella piccola c'è anche quella grande, può essere. Scopriamolo insieme. Attenzione, attenzione, un'altra boccata in diretta. Allora, questa volta il pesce sembra non essere un'occhiata perché guardate dalle testate. Quindi scopriamo cos'è, può essere un sargo. Vediamo, vediamo. Dai su, dai su, dai su. Ed è un sargo. Prima l'abbiamo preso fasciato, adesso è un sargo Tarzan, perché guardate come oscilla nell'aria. No, comunque è un sargo maggiore, però piccolo, quindi è un sargo maggiore minore. E non va bene, lo liberiamo. Ma che cos'è? Mamma mia, nuova specie, la castagna del mare. Via, che faceva un freddo. Madonna, ma che si cacao? Verstappen per prendere tutta la scia, spalanca la va all'interno, Max Verstappen dentro. Allora, siccome non stiamo vedendo niente, liberare anche questa. Si riprende? Ok, si è ripresa, si sta muovendo piano piano. Sì, già sta andando sul fondo, dai. Si è ripresa, un poco stordita, ma... Taglia Schumacher! Vanno alla staccata ancora profonda. Taglia Schumacher! Forza candela! Verstappen va lungo, rientra, ripassa. Ragazzi, non ho ripreso solo ora, quando usciva il pesce, ma me l'ho preso un sargo un po' più bello. Fermi tutti dove siete, lo so cosa state aspettando. State aspettando il pesce grosso, ma ehi, volete sapere anche la montatura, no? Eccola qui, la montatura che aspettavate. Venite con me, faccio vedere, eccola qui la montatura. Allora, ovviamente qui adesso c'hanno tutte cose attaccate, ma voi le potete regolare a vostro piacimento. Galleggiante scorrevole, vedete qui. Abbiamo messo uno di 4 grammi starato, quindi non è piombato il galleggiante, ma ci possono mettere 4 grammi, quindi abbiamo messo il galleggiante. Poi questa perlina nera con un'altra perlina rossa, non mi ricordo come si chiamano, mi pare stopper, non vorrei dire una scemenza, ma su questi nomi tecnici io non sono molto informato, mi informerò. Poi c'è un pasturatore, questo nemmeno è piombato. Poi abbiamo la stessa cosa che c'è sopra, ce l'abbiamo sotto, perché poi si possono regolare. Questa è perlina nera, la puoi mettere più sopra, la puoi mettere più sotto e regolare la distanza del pasturatore. Quindi la stessa cosa abbiamo qui sopra, abbiamo qui sotto stopper, perlina rossa, perlina nera, poi abbiamo una torpilla, questa qui è di 3 grammi ragazzi. Poi abbiamo uno stopper, però questo tipo qui. Poi abbiamo un filo che abbiamo intrecciato per maggiore resistenza e per evitare che si ingarbugli. Poi abbiamo questo gancio che serve per agganciare il terminale e poi abbiamo il terminale che l'abbiamo fatto di non mi ricordo quanto perché ora non c'è, comunque penso 60 cm, sembra là 1,60 m. Lo potete fare come volete il terminale e poi mettete l'amo che volete in base all'esca che utilizzate. Il filo della bobina è 16,5 perché la canna è più strong, mentre il resto è 14. Se avete altri dubbi me li scrivete nei commenti e adesso ragazzi andiamo con la cattura del big fish e poi ci vediamo in cucina. Pam! Bella cacciata qua c'è stata ragazzi, sta girando qualcosa. Ho sbagliato tutto. Ritagli, è stato solo un colpo di vento che ti ha fatto spostare il bigliettino dalla bocca quando tu già stavi mangiando. Non sono stato io. Rifacci. Pezzo di merda, c'è andato! Bello, 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 l'occhiata buttata ha ricompensato. Il mare dà e il mare toglie. Cos'è? Che sta facendo? Acrobazia coppo. Bello, un muletto.
Speriamo che bello muletto. Speriamo che è una bella orata, no? Ragazzi, siamo quasi alla fine del combattimento. Guardate come sta tirando il pesce fino alla fine. Vediamo cos'è, vediamo cos'è. Sì, guarda che suono. Io il corpo lo metto al mare, così non si sa. Esce la testa. Muletto non è, sarago. Oppure occhiata. Un'occhiata è? Sì. Alla forzare la taglia. No. Quando è piano è piano. Ma finalmente avevo visto un po' più di movimento. Allora caliamo subito il pasturatore, perché se ce n'è una ce ne possono essere altre, però non devo imborogliare perché sennò la minchia mi ingonfia. Porca puttana, ora sì che forse si ragiona. Questo è più piccolo, più piccolo. Questo è piccolo. Questo è piccolo, lo liberiamo. Sto facendo. È ben Ma che fa? E mi sa che non. comandato sto chiaro. E mi sa che non. Forse si sta riputigliando, però ancora non sta poco Sì. Ha avuto un po'. Ogni tanto sti cose. È diventato da neri a bianchi sono diventati questi pantaloncini. Di neri a bianchi. Ragazzi, finisce qui la pescata. Noi però ci vediamo in cucina. Ragazzoli, eccoci qui, spostati in cucina, vediamo che combino oggi. Oggi la vedo veramente brutta. Allora, perché la vedo brutta? Dobbiamo non solo cucinare il pesce, ma devo sfilettarlo. E neanche questa cosa non l'ho mai fatta io, quindi potrebbe esserci dei problemi tecnici. A voi non guardate il taglio, come dico sempre, non guardate come cucino, ma guardate la ricetta. Oggi faremo una ricetta particolare. Come vedete qui c'è farina, qui c'è mollica e cornflakes, quindi cereali sbriciolati, ragazzi. Quindi ci serviranno farina, cornflakes, poi mollica, se volete dei panini, oppure ve lo mangiate a cotoletta, però io lo metterò in mezzo al panino. Poi, sempre opzionale, patatine fritte, opzionale, oggi proprio americano. Poi il nostro pesce ne faremo uno solo, tanto così li vedete meglio. Cucineremo l'occhiata più grande che ho preso io, bella bella. Diamo una sciacquata al volo. Quanto pesa? Lo vogliamo vedere quanto pesa? Funziona, bilancia, ti prego. Oh, sta funzionando. 200 grammi di occhiata, ragazzi. Poi cosa abbiamo qui? Ve li faccio solo vedere. Abbiamo l'altra occhiata che ha preso Melo. Tutti questi pesci li abbiamo presi i più grandi quando mio papà ha smontato, incredibile, eh? E poi c'è il sargo sempre di Melo, eccolo qua. Questi ragazzi li sfiletterò anche, però non li mangerò, li preparerò solo e poi li conserveremo per qualche altro giorno. Avete capito cosa serve, no? Tutti gli ingredienti ve l'ho scritti. No, serve anche l'olio di semi che andrà qui per friggere il pesce. Adesso preghierina. Allora, come si sfiletta il pesce? Non lo so, ho visto a volo un video e vediamo che lo combino. Uno, poi sentite l'osso, si gira il coltello, tutto un gioco di polso, non taglia, il gioco di polso non funziona. Ok, devi go. Mamma mia, oh mio Dio. Allora. Non è malissimo. Allora si toglie questa parte della pancia. Allora, e questo è uno. Oh, pensavo peggio, è il mio primo filetto, ragazzi. Poi, cosa succede qua? Devo dire che non lo so. Qui si gira o non si gira? No, credo che il basso ventre. Si taglia il basso ventre. Ma sì, faccio la stessa cosa che ho fatto lì, ma dall'altro lato. Quindi sotto la pinna, sento l'osso, giro, ok? Vediamo. Madonna! Vabbè, questo si lascia, questo. Questa parte qui no, non si mangia questo, ovviamente. Oh, però ti devo dire, uno, e poi c'è questo. Madonna! Adesso, ragazzi, la parte più difficile. Dobbiamo togliere la pelle. Tenere qui forte. Afferrando questo pezzo qui. Ok. Oh.
Porco due! Madonna, manco un millimetro di pelle ho fatto! Ma io sono chef! Insomma... Vabbè, quasi. Quasi, oh. E questo lo teniamo qua, però. Ah, e poi devo togliere le spine. Ah, la parte più rompipalle. Ragazzi, vi faccio vedere come sfiletto solo un pesce, Devo farvi vedere tutto qua. Finiamo domani mattina. Domani mattina. Allora, stessa cosa qui. Si prende qua, si blocca. Vabbè. Allora, qui c'è stato un piccolo problema tecnico. C'è stato un problema tecnico che purtroppo non so cosa è successo. Allora che sono tolte le spine. C'è stato un piccolo problema, ma niente di grave, niente di grave. Allora, come dobbiamo fare adesso? Dimenticavo, dovete prendere 2 uova. E adesso dal pesce dobbiamo andare alla farina e dalla farina all'uovo e dall'uovo ai cereali. Ah, potevo fare il trick delle uova, ma lo faremo qualche altra volta. Poi ragazzi prendete un po' di sale, un po' di pepe. Mettete un po' di sale nell'uovo. Poi dopo che abbiamo messo il sale qui, mischiamo. Ok, non fare cadere niente. Ok. Ora dite, ma che cosa serve il pepe se lei pepe non lo stai usando? Aspettate ragazzi, cambia. Cioè, stessa fretta avete? Cambia. Diamo un po' di sale e lo mettiamo in ciascuno. Poi prendiamo un po' di pepe e lo mettiamo in ciascuno. Poi giriamo il pesce, prendiamo il sale e lo mettiamo di nuovo in ciascun lato. Prendiamo il pepe, stessa cosa, ciascun lato. Adesso, come abbiamo detto prima, farina, uovo e cereali. Ok, può andare bene. Poi prendiamo l'altro e rifacciamo sempre la stessa cosa. Farina, uovo e cerealox. Voi potete fare anche l'impanatura senza cereali normalmente, per fare qualcosa di un po' più particolare, capito no? Ok, abbiamo il nostro gruppo di filetti. Apriamo il pane. Delicatamente. E lo mettiamo qua, così è bello pulito. Poi accendiamo e l'olio prima di mettere deve essere caldo. Anche le patatine se fanno. C'è la telecamera che sta bruciando, porco due. Credo che ragazzi l'olio è caldo. Ecco a prendere il bastoncino per capirlo. Aspetta che voglio prendere pure questo. No, troppo caldo mi sa. Good, very nice. Piano appena sghizza. Abbiamo fatto. Adesso non dobbiamo altro che attendere. E nel frattempo sto cercando di sfilettare anche l'altro pesce. Di qui è andato bene. Di qui è andata una merda. Ricordiamo, la prima volta. Quindi, ci vediamo quando è pronto. Intanto ascoltate. Vero, avete ragione, scusatemi. Siete contenti, Siete contenti ora? Possiamo andare alla fine? Andiamo alla fine. 3, 2, 1. Ok ragazzi, siamo, si può dire, alla fine. Ho girato da 2 minuti quello, ma adesso, prima di toglierlo dal fuoco, c'è un piccolo problema. Dobbiamo mettere le patatine, quindi devo stare molto attento. È caldo l'olio. Beh, qui ci possiamo staccare. Sta iniziando? Facile. E di che cosa avevo paura? Io che mi ero armato di scudo. Una volta tanto che doveva schizzare per fare scena, non ha schizzato. Ecco, ora sta. Qui è pronto e lo possiamo mettere nel piatto. Ascoltate, guardate che vi faccio ascoltare. Avete visto che cosa vi ho fatto ascoltare? E poi c'è gente che non si iscrive. C'è gente che non si iscrive. Dobbiamo mettere il tovagliolo per far assorbire tutto l'olio. Io devo metterlo prima. Che sta succedendo là? Vai, assorbi. Porca. È bollente. Ora mi sa che devo mettere le patatine, no prima. Vabbè ragazzi, uguale. Il piatto dell'impiattamento serve adesso. Quanti cazzo di piatti ci sono? 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo. Se siete intelligenti voi ne userete massimo 3. Maionese, culo. Sto facendo Tetris. Un altro po' di maionese. E poi la testa. E poi per aderire tutto si schiaccia.
perché sennò non si mangia. Questo è il risultato. Morso, morso, morso. Lasciando stare il bruciore, è buono, è buono. Non abbiamo fatto alcun tipo di disordine, alcun tipo, ed è buono. Ci ho messo anche meno del previsto, forse meno della ricetta del mazzapane con la cosa fritta, la cosa dall'aria. Perché queste qua? Non mi dire che le patatine devo coprire, no? No, non devo coprirle. Però da 1 a 10, 9. Mi spingo in là. Chissà quale sarà la prossima ricetta e chissà se riuscirà a battere questa meraviglia, ragazzi, questa meraviglia. Io adesso patatine, ora si cucinano, è una bella bevanda. Oggi sono proprio American. Per scoprire quale sarà la prossima ricetta dovete aspettare il prossimo video. Per il prossimo video spero che ci vedremo al più presto. Non so se sarà sempre di bolognese, se sarà di pesca subacquea, se sarà di spinning, se sarà di qualche altra pesca. Comunque sarà un video di pesca, di avventura e di cucina e di divertimento, ragazzi. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi attivando la campanellina, condividete, che siamo quasi a 1000 iscritti, condividete, visto che ha funzionato, condividere e continuate così. Un bacione, alla prossima.